Martedì 21 maggio del 2024, ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera, anche se fuori sembra martedì 21 novembre del 2024, già tra 5 mesi. Insomma, ben ritrovati a tutti e buongiorno qui dalla radio. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Un grande giorno questo, un grande giorno, un grande giorno. Perché? Si è chiuso il Fantaradio, direttore, sono arrivati i verdetti definitivi. Abbiamo un campione, direttore. Sì, signore qua di fianco. Scrivete qua sotto ai commenti, Henry campione. Simo, puntini, puntini. No, No, te lo scrivo davvero. scherzo. Vabbè, che dire, io ho tenuto fede alla mia fede, sono arrivato secondo. Harry ha tenuto fede alla sua, è arrivato primo. Non è assolutamente vero, però vabbè. Bravo Henry che ha vinto il Fantacalcio. Come farà il Milan a fare esattamente ciò, cioè a vincere il campionato di calcio con il prossimo allenatore, Henry? Almeno. Anche se su questo avrei da ridire, ma adesso ne parliamo. Oggi facciamo una cosa diversa. Andiamo in Francia con l'Equipe, con un bel tourbillon. Tourbillon di fine stagione con l'OM, cioè l'Olympique Marsiglia, dato come molto vicino a Fonseca. Secondo l'Equipe c'è l'80% di possibilità che Fonseca lasci il Lille per andare a Marsiglia. E quindi, dopo l'incontro di ieri, con ancora un po' di giorni presi per prendere una decisione, tra Lille e Fonseca, secondo l'Equipe comunque si sta andando verso un Fonseca in Costa Azzurra. Però il punto è uno, Simo, che diciamo Uno ci da dovrà questo allenare? Ah, ok. no, a parte quello che vabbè ormai ci ho messo l'anima in pace, che qualcuno si allenerà, ma lo scopriremo credo tra un po' di giorni, o di settimane spero. No, il punto è uno, è che cioè da questa parte, dalla nostra parte delle Alpi, si dice che Fonseca è vicinissimo, praticamente ecco, appunto, cosa fatta con il Milan. Dall'altra parte delle Alpi si dice che all'80% va al Marsiglia, delle due l'una, non è che le può allenare tutte e due Fonseca l'anno prossimo, quindi potrebbe fare il pendolare. Non è che le può allenare tutte e due l'anno prossimo, quindi qualcuno non ci sta azzeccando. Sarà l'Equipe, sarà Gazzetta, sarà insomma, li prendo ad esempio, cioè sarà chi dice che va al Marsiglia, sarà chi dice che è praticamente ormai quasi cosa fatta col Milan, non lo so, però uno dei due sta sbagliando e sbaglierà per forza di cose, perché sono due notizie che vanno in direzioni diverse. Io personalmente mi auguro che vada al Marsiglia, se lo chiedi a me, molto banalmente. Credo quasi tutti ce lo auguriamo onestamente. Per Gazzetta invece, nuovo corso, un allenatore straniero per ripartire dopo Pioli. Fonseca altri passi avanti, il Lille offre il rinnovo, ma lui prende tempo aspettando l'ultimo scatto rossonero. Questa è Gazzetta di oggi. Ma guarda, insomma, è una giornata, ieri è stata un po' la giornata di De Zerbi. Lascia il Brighton e allora che fa? Si riapre la possibilità con il Milan. Il Milan smentisce. Quindi poi è ovvio che in questo momento storico le smentite vanno sempre prese con le pinze per mille motivi, però insomma è stata una smentita abbastanza chiara, quindi che dire, Fonseca è stato uno invece dei pochi mai smentito, questo bisogna dirlo, insomma. Purtroppo magari non sarà la cosa più entusiasmante della terra, però è questo, insomma, Fonseca è sempre stato il lotto dei nomi e non è mai stato smentito. L'altro nome che non è mai stato smentito, Henry, è questo qui, Mark Van Bommel, che potrebbe essere anche lui, cioè è nei papabili e potrebbe essere lui anche ad allenare il Milan. Ormai in realtà le alternative sono pressoché finite, cioè non è che ci sono tantissimi nomi all'orizzonte, come abbiamo sempre detto da un po' di giorni a questa parte, cioè, va bene il giochino, ma prima o poi il giochino finirà, cioè,
non creeremo un nuovo allenatore che all'improvviso sarà con esperienza, bravo, vincente, silente, bravo coi giovani, bravo a allenare in team, tutte quelle che sono le nostre caratteristiche come tifosi e le caratteristiche invece richieste dal Milan, e poi verrà fuori una sorta di Frankenstein. Non esiste. Guarda, Simo, io a tal proposito, tra l'altro, chiedo anche a tutti i nostri ascoltatori di scriverci un commento, a tal proposito, perché mi piacerebbe sapere la vostra. Magari ne parlerete anche oggi al talk, eccetera. La mia domanda è una, cioè tra un Fonseca e un Van Bommel, cioè, a parte che vabbè, tralasciamo la carestia proprio qualitativa dei nomi, perché avremmo preferito dire tra Conte e De Zerbi, però vabbè, siamo a questo punto, parliamo di quello che è magari più concreto. Cioè, tra Fonseca e Van Bommel, da chi andreste e perché? Perché io Non se vale devo dire nessuno. Non vale dire nessuno dei 2 perché ho detto sono il primo che avrebbe già, Eh. fatto la conferenza stampa insieme ad Antonio Conte, lo sappiamo, però non è così e mettiamoci l'anima in pace, anche se ci fa girare le scatole, però è così. Da chi andreste? Perché io sono mega indeciso e sarei mega indeciso. Cioè, da un lato c'è uno che ha allenato già per tanto tempo, che ha già avuto magari qualche risultato, però ha avuto sempre una carriera più o meno normale, okay, senza lampi, senza scintille. Dall'altro c'è uno che ha iniziato ad allenare da poco e che magari può diventare, non lo sappiamo, un buon allenatore, anche se in una esperienza un pochino già medio grande, cioè il Wolfsburg, ha già mezzo floppato, però è una delle prime esperienze, Mezzo. senza mezzo. Ehm, Da chi andreste? Cioè, è una domanda per me lecita, cioè andreste dalla scommessa, l'azzardo, il lancio del dado o dalla certezza, ma è una certezza di Mh. piuttosto basso profilo? Guarda, io credo che non si scappi molto da questi 2 nomi, credo che l'equipe abbia sintetizzato abbastanza la questione, cioè, a volte magari è anche giusto, tra virgolette, "sentire" quello che dicono fuori dal tuo contesto, perché sono magari estranei a certe dinamiche, sono anche lontani da certe vicissitudini interne. Ehm, è stata molto chiaro. All'OM piace tanto Fonseca, al Milan piace Fonseca. Fonseca non ha preso una decisione finale tra le 2. Con il Milan ha avuto contatti da più tempo, quindi probabilmente forse da un certo punto di vista è anche più avanti. L'OM spera però di prenderlo e quindi sta provando in questi momenti a spingere su Fonseca. Al Milan c'è una corrente di pensiero che Fonseca non vede proprio di buon occhio e che sarebbe capitanato da Ibra, che invece spinge per Van Il suo Bommel. amico. Ehm, Io credo che non siamo troppo lontani da lì, insomma, anche da quello che più o meno e sappiamo, se non è zuppa e pan bagnato, più o meno è questo il succo del discorso. Poi che andrà a finire così in un modo o nell'altro, cioè o Van Bommel o Fonseca, lo dicono più o meno i nomi che nel via via sono stati scartati e accantonati. Poi, insomma, poi ci ritroviamo con questo. Io onestamente guarda, questa è Gazzetta dello Sport di oggi, a fondo Zirkzee, scatto Sesco, il diavolo è pronto. Guarda, ti dico, c'è un problema di fondo in questo titolo, non per i colleghi, ci mancherebbe, non per Gazzetta. Ma, l'errore di fondo sta che l'anno scorso abbiamo fatto esattamente ciò. Cioè, ci siamo detti: "Cambiamo tutto, rivoluzioniamo la rosa, rivoluzioniamo la parte dirigenziale, perché tanto con un mercato di un altro tipo di livello, con giocatori di altro livello rispetto a quelli arrivati l'anno scorso sul mercato, l'allenatore, tra virgolette, non ti dico che è superfluo, però è in secondo piano come tipologia di impatto, perché tanto quello che impatta è il mercato, l'importante è la rosa. Poi l'allenatore è un buon allenatore, Pioli, quindi le cose funzioneranno. Stiamo facendo esattamente lo stesso errore quest'anno.
Cioè diciamo, prendiamo una punta nuova, bella, giovane, che di grande impatto, poi ci sistemiamo dietro con un bel difensore, magari prendiamo pure un mediano e un terzino e rifacciamo la squadra per l'ennesima volta. L'allenatore? Ma l'allenatore sì, è una scelta un pochino più di secondo piano, tra virgolette, nel senso non mi serve un top, mi basta un allenatore che sia un buon allenatore e che poi sia bravo a fare determinati altri tipo di questioni, tra non andare in escandescenza, non essere esoso dal punto di vista economico e sul mercato, bla 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 bla. Stiamo rifacendo lo stesso errore. Sì, poi, io sono molto d'accordo con quello che hai detto ieri Beal Talk, cioè ti assumi le responsabilità di queste decisioni, e soprattutto è lecitissimo a quel punto ed è giusto avere rispetto, come ha detto Pulisic, del mood e del sentimento dei tifosi. Se i tifosi iniziano la stagione con gli occhi sbarrati, col dito puntato perché hanno paura di un possibile arrivo di Fonseca, e questa cosa va rispettata. Poi comunque bisognerà aspettare per dare dei giudizi, eccetera, eccetera, perché magari è andata male una volta, ma non è detto che vada male la seconda, no, con questa filosofia, non si sa Mh. mai. Però, poi il campo parlerà, il campo darà risposte e ci dirà se è stata la scelta azzeccata alla fine dei conti e avranno avuto ragione, o se invece la scelta è stata sbagliata e avremmo magari buttato un'altra parte di anno, un altro anno, non lo so. Lo scopriremo solo con il tempo, con però il peccato, secondo me, originale di 1, adesso star perdendo tempo, 2, perdere forse dei treni che non si sa che se ti ricapitano. Perché un Mh. attimo che De Zerbi poi va in una big, fa bene e lo saluti definitivamente. È un attimo che Conte si decide di, che ne so, accettare anche una proposta all'estero, va allo United, fa bene e lo perdi per sempre. Cioè, sto creando delle ipotesi, Sì, cioè sì. rischiano di essere dei treni che non passano più. Fonseca ripassa, Van Bommel ripassa, Lopetegui ripassa, Farioli ripassa, Conte e De Zerbi rischiano di non ripassare più. Guarda, e chiudiamo. C'è un treno per me principale che sta più o meno passando e noi non ci stiamo salendo. È esattamente lo stesso errore che facemmo qui, tra l'altro, in questa stagione qui, con l'Inter che ha dei problemi evidenti, insomma, quindi non credo che più o meno tutti ci siamo fatti un'idea di quello che sta vivendo l'Inter. Comunque in un modo o nell'altro vivrà dei momenti di turbolenza, adesso poi non so come andrà a finire, onestamente non mi interessa a 360 gradi, però vivrà dei momenti di turbolenza. La Juve è in fase di ricostruzione, avrà bisogno di un po' di tempo, magari con Thiago Motta, con la rosa da andare a risistemare, eccetera. Il Napoli pure, insomma, perderà Osimhen, deve prendere un nuovo allenatore, avrà bisogno anche lei di un po' di tempo. Il Milan poteva approfittare un pochino di queste quantomeno défaillance di tempo dei propri avversari e mettersi in una posizione di vantaggio, con una scelta un pochino più coraggiosa e un pochino più forte, che puntasse realmente solo e soltanto a vincere e poi da lì pensare a fare tutto il resto. Vediamo. Vedremo dai, speriamo che alla fine uno dei tanti treni si fermi, resti fermo e ci aspetti un attimo, perché in questo momento stiamo bisticciando per quante valigie caricare su, probabilmente, quindi non stiamo salendo. Ciao Henry, grazie. Ciao, mettete like, non ve l'ho ancora detto, se siete arrivati fin qui, grandi, ricordando che ho vinto il Fantacalcio col direttore che arriva forse secondo, se non perde all'ultima giornata, e mettete like, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi, eccetera, eccetera. Ciao a tutti.